Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia. Buongiorno e grazie mille per aver aperto questo video. Se ascolterai questo video fino alla fine, scoprirai uno strumento che mi piaceva e piace ancora usare durante le lezioni di italiano a volte per fare una piacevole pausa e al tempo stesso per praticare delle strutture grammaticali o più semplicemente per far parlare i miei studenti, per incuriosirli e per far uscire gli studenti dagli schemi. In inglese potrebbe essere to think out of the box. Perché? Perché se noi pensiamo sempre nello stesso modo, se facciamo sempre le stesse cose, che cosa otteniamo? Sempre gli stessi risultati. E allora a volte è meglio pensare in modo diverso, fare una cosa diversa. Per cui questo è un indovinello. Se non sai che cos'è un indovinello, pensa alla parola indovinare. Indovinare significa che tu devi cercare di trovare una soluzione, devi arrivare a una risposta o fare un'ipotesi. Quindi quello che oggi faccio è un indovinello di pensiero laterale. Un indovinello che è un mio classico, presente anche su altri miei libri, in particolare sull'ultimo libro di Italiano per stranieri. Sei pronto? Sei pronta? Ascoltalo bene, lo ripeterò un paio di volte e poi quello che ti invito a fare è proprio questo, quello di farmi delle domande nei commenti a questo video, delle domande a cui io posso rispondere solo con sì, no, non importa. Se già conosci la soluzione, ti invito a proporre questo indovinello, magari condividendo questo video, ai tuoi colleghi, alle persone con cui stai imparando la lingua italiana, in modo tale da fare un gioco, da usare questo indovinello, anche se ne conosci già la soluzione, come un'opportunità per imparare, per praticare la lingua italiana, perché praticare la lingua italiana può essere facile e divertente, ricordalo. L'indovinello è questo. Sei pronto a pensare fuori dagli schemi? C'è un uomo nudo, morto, in mezzo al deserto, con un bastoncino in mano. Il tuo compito è quello di scoprire cosa è successo. Quindi te lo ripeto, c'è un uomo nudo, morto, in mezzo al deserto, con un piccolo bastoncino in mano. Questo bastoncino piccolissimo può essere anche qualcosa che si usa per pulire i denti, che in italiano si chiama lo stuzzicadenti, ma potrebbe essere anche qualcosa di leggermente più grande. In ogni caso ricorda che se io dico bastoncino, qualcosa di piccolo. Bastoncino. Ti ripeto ancora una volta l'indovinello. C'è un uomo nudo, morto, in mezzo al deserto, con un bastoncino in mano. Cosa è successo? Ti lascio alla soluzione di questo indovinello. Divertiti a farmi delle domande nei commenti, domande a cui io posso rispondere con sì, no, non importa. Questo è un gioco che io mi divertivo tantissimo a fare in classe quando insegnavo in una scuola di italiano per stranieri, perché era un gioco che mi permetteva di spezzare un pochino la routine dell'insegnamento, mi permetteva anche di spezzare la routine dell'apprendimento, perché gli studenti facevano qualcosa di inaspettato e non si accorgevano che mentre cercavano di risolvere quell'indovinello, gli studenti stavano imparando l'italiano. Per questo che ti invito a lasciare via gli schemi del passato,
le idee del passato e di fare qualcosa di diverso oggi. Aiutami a risolvere questo indovinello. Te lo ripeto ancora una volta. C'è un uomo nudo, morto, in mezzo al deserto, con un bastoncino in mano. Cos'è successo? Italiano in Italia. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.